massiccio, instancabile, quasi indistruttibile, nei cieli devastati della seconda guerra mondiale c'era una presenza che non passava di certo inosservata. Un rombo profondo, una sagoma imponente e una potenza di fuoco capace di cambiare le sorti di uno scontro in pochi istanti. Non era sicuramente il più elegante, né il più leggero, ma era progettato per sopravvivere dove altri cadevano, per colpire con precisione devastante e tornare indietro anche quando tutto sembrava perduto. Un aereo nato dall'ingegno di Alexander Kartveli, costruito attorno ad un'idea semplice ma rivoluzionaria. La superiorità non si conquista solo con la velocità, ma con la resistenza e la potenza. Solo alla fine, quando il fumo si dirada e il rombo si spegne, il suo nome emerge con tutta la sua forza. Sto parlando del P-47 Thunderbolt. Alla fine degli anni 30, mentre in Europa il rombo dei motori da guerra iniziava già a riscrivere le regole del combattimento aereo, negli Stati Uniti si osservava con attenzione ma anche con una certa inquietudine. Le notizie che arrivavano dal vecchio continente parlavano chiaro, i caccia che fino a pochi anni prima sembravano moderni stavano diventando rapidamente superati. Velocità, potenza di fuoco e protezione non erano più caratteristiche desiderabili, ma erano diventate indispensabili. Fu in questo clima che Alexander Kartveli, progettista della Republic Aviation, si ritrovò davanti a una scelta che avrebbe segnato il futuro dell'aviazione americana. Inizialmente la strada sembrava già tracciata, i primi studi come il progetto AP-10 del 1939, seguivano una filosofia ben consolidata. Caccia leggeri, compatti, costruiti per essere veloci e maneggevoli. Da questa idea nacquero anche i successivi XP-47 e XP-47A, evoluzioni naturali di quel concetto. Ma la guerra nel frattempo non stava aspettando. I nuovi caccia europei dimostravano ogni giorno che quella filosofia non bastava più. Erano più armati, più protetti, più resistenti. E improvvisamente quei progetti americani che sulla carta sembravano promettenti apparivano già vecchi, quasi fuori tempo massimo. Kartveli se ne rese conto prima di molti altri, e fu proprio in quel momento che prese una decisione drastica. Invece di migliorare il progetto esistente, decise di abbandonarlo completamente, ripartire da zero. Non si trattava quindi più di un'evoluzione, bensì di una rivoluzione. Il nuovo caccia non sarebbe stato leggero, non sarebbe stato elegante, sarebbe stato grande, potente, pesantemente armato, e un aereo costruito attorno alla forza, più che alla finezza. Andando avanti nel tempo, nel settembre del 1940, questa nuova visione prese forma concreta con l'approvazione del progetto XP-47B da parte dell'US Army Air Corps, ma ciò che ne stava nascendo non era un aereo facile. Quando il prototipo spiccò il volo per la prima volta il 6 maggio 1941, mostrò subito il suo potenziale, ma anche tutte le sue debolezze. Era imponente, più grande e pesante di qualsiasi caccia americano dell'epoca, e questo si rifletteva in ogni fase del volo. Il decollo richiedeva attenzione, spazio, precisione, e in aria la manovrabilità non poteva competere con quella dei caccia più leggeri. Ma i veri problemi emergevano man mano che i test andavano avanti. Le mitragliatrici, ad esempio, montate nelle ali, che sulla carta dovevano garantire una potenza di fuoco devastante, soffrivano di inceppamenti, soprattutto durante le manovre più brusche. Il tettuccio dell'abitacolo, incernierato lateralmente, aveva la pericolosa tendenza a bloccarsi, mettendo a rischio la sicurezza del pilota. E poi c'erano i problemi più subdoli, quelli che comparivano solo in condizioni estreme. Alle alte quote gli alettoni potevano irrigidirsi fino quasi a non rispondere più ai comandi, un problemino da niente, insomma. Le superfici di controllo, ancora in parte rivestite in tela, non sempre resistevano alle enormi sollecitazioni aerodinamiche, e come se non bastasse, il motore, potente ma complesso, portava con sé una serie di criticità: fumo nell'abitacolo, sbalzi di pressione all'olio, difficoltà nel sistema di accensione. E poi accadde qualcosa che avrebbe potuto mettere fine a tutto quanto. Durante uno dei voli di prova, il calore generato dal sistema di turbocompressione danneggiò gravemente la parte posteriore del velivolo, provocando un incendio che portò alla perdita del prototipo. Fu un momento, come molti capirete bene, delicatissimo. Il progetto, già considerato ambizioso e rischioso, sembrava improvvisamente troppo problematico per andare avanti. Eppure non venne abbandonato
abbandonato. Al contrario, fu proprio da quel momento che iniziò il vero lavoro. Ingegneri e tecnici si misero a correggere ogni singolo difetto, uno dopo l'altro. Il tettuccio venne riprogettato, le superfici di controllo rinforzate e rese completamente metalliche, i sistemi del motore migliorati, le criticità aerodinamiche progressivamente risolte. Lentamente, quel prototipo imperfetto cominciò a trasformarsi. Non era più solo un esperimento fuori scala, ma un aereo che iniziava a trovare un equilibrio, una sua identità precisa. Nel maggio del 1942, dopo mesi di test e modifiche, venne finalmente accettato il primo modello di serie, il P-47B. Quello che pochi anni prima era nato come un piccolo caccialeggero si era trasformato in qualcosa di completamente diverso, più grande, più complesso, ma anche molto più vicino a ciò che la guerra richiedeva davvero. E da lì in avanti la produzione sarebbe cresciuta senza sosta, superando le 15.000 unità complessive. Un numero che da solo racconta quanto quella scelta iniziale, così radicale, così controcorrente, si fosse rivelata invece vincente. E proprio in quel momento, quasi senza che se ne accorgesse, il Thunderbolt smise di essere un progetto e iniziò a diventare una leggenda. Quando si parla delle caratteristiche tecniche del P-47, in realtà non si parla di un singolo aereo, ma di una famiglia in continua evoluzione. Un velivolo che, versione dopo versione, cambia, si adatta e si perfeziona, seguendo le esigenze della guerra. Il primo passo concreto è il P-47B, che come già detto è il primo modello prodotto in serie. Questo è a tutti gli effetti un aereo ancora acerbo, diciamo. Sotto la sua struttura imponente batte il motore Pratt & Whitney R2800, capace di sviluppare circa 2000 cavalli di potenza. Un'energia notevole per l'epoca, che gli consente di raggiungere una velocità nell'ordine dei 670 km/h. Ma questa potenza si scontra subito con un limite evidente: il peso. Il Thunderbolt è grande, massiccio e supera le 6 tonnellate a pieno carico. Questo significa che in salita fatica più di altri caccia e nei combattimenti manovrati risponde con meno prontezza ai comandi del pilota. Diciamo che non è un aereo che danzava nel cielo, ma piuttosto uno che si impone con la forza. Eppure già qui si intravede la sua vera natura. L'armamento è comunque impressionante, abbiamo 8 mitragliatrici da 12.7 mm montate tutte nelle ali. Questo armamento ovviamente garantiva una potenza di fuoco devastante che pochi altri caccia possono eguagliare. La struttura è interamente metallica, robusta, progettata per resistere più che per essere elegante. Tuttavia, come già detto, i problemi non mancavano. Sistemi ancora poco affidabili, comportamento non sempre prevedibile e una generale immaturità progettuale fanno sì che il P-47B venga usato soprattutto per addestramento, con una produzione abbastanza limitata. Ma è con il P-47C che il Thunderbolt inizia davvero a trovare un equilibrio. Ad una prima occhiata le differenze sono minime, ma in realtà sono decisive. La fusoliera viene leggermente allungata, una modifica apparentemente semplice che migliora però il bilanciamento e rende l'aereo più stabile in volo. Il motore viene aggiornato, superando i 2300 cavalli, e questo si traduce in una migliore velocità e soprattutto in una salita più efficace. Anche la struttura viene raffinata, alcune parti vengono rinforzate, i materiali migliorati e il comportamento generale diventa più prevedibile. Ma la novità più interessante è un'altra. Sotto la fusoliera compaiono i primi attacchi per serbatoi supplementari o bombe. È un dettaglio che passa quasi inosservato, ma che in realtà segna l'inizio della trasformazione del Thunderbolt in un aereo multiruolo. Con il P-47C il progetto quindi smette di essere sperimentale, ma diventa operativo. E poi arrivò il P-47D, ed è qui che il Thunderbolt diventa l'aereo leggendario per cui è ricordato. Non si trattava di una singola versione, ma di un'intera famiglia di varianti, prodotte in oltre 12.000 esemplari. Il motore continua a evolversi, arrivando a superare i 2.500 cavalli grazie anche all'introduzione dell'iniezione d'acqua, un sistema che consente di ottenere più potenza per brevi periodi, ad esempio durante il combattimento. Le prestazioni dunque migliorano in modo evidente, la velocità si avvicina ai 700 km/h, la quota operativa aumenta e soprattutto cresce l'autonomia. Questo è possibile grazie all'introduzione di serbatoi sganciabili e a una gestione più efficiente del carburante, ma il vero cambiamento è nella versatilità. La versione D non è solo più un caccia,
può trasportare bombe, razzi, carichi sempre più pesanti, diventa una piattaforma d'attacco completa capace di adattarsi a missioni molto diverse tra loro. E poi c'è una modifica che, più di tutte, cambia il modo in cui il pilota vive l'aereo. Nelle versioni iniziali il Thunderbolt ha un dorso alto dietro l'abitacolo che limita fortemente la visibilità posteriore, ma nelle versioni più avanzate questo viene sostituito da un canopy a bolla, ovvero una cupola completamente trasparente che offre una visione quasi totale. È una trasformazione radicale, il pilota non è più chiuso tra virgolette dentro l'aereo, ma ha finalmente il controllo visivo dello spazio attorno a sé. Parallelamente vengono sviluppate anche versioni sperimentali, veri e propri laboratori volanti. Alcuni prototipi provano motori molto diversi tra loro, altri puntano tutto sulla velocità, alleggerendo la struttura e spingendo le prestazioni al limite. Sono macchine affascinanti, capaci di numeri impressionanti, ma spesso troppo complesse o poco pratiche per entrare in produzione. Ed infine si arriva alle ultime evoluzioni, il P47M e il P47N. La versione M rappresenta la ricerca della prestazione pura, è più leggero, più potente, con un motore che sfiora i 2800 cavalli, raggiunge velocità superiori ai 730 km/h ed è pensato per intercettare bersagli veloci, come le bombe volanti o i primi jet nemici. Per ottenere queste prestazioni si accettano anche compromessi, come una riduzione dell'armamento. Il P47N invece segue una strada completamente diversa. Qui l'obiettivo non è andare più veloce, ma andare più lontano. L'ala quindi viene ridisegnata per ospitare più carburante e l'autonomia cresce enormemente, superando i 3000 km. È un aereo sicuramente pensato per il teatro del Pacifico, dove appunto le distanze sono immense, ma tutto questo ha un costo. Il peso, già alto, aumenta ulteriormente e anche se il motore è molto potente, l'aereo perde qualcosa in reattività e salita. Diventa più stabile, più solido diciamo, ma meno brillante nelle manovre. Se si osserva quindi l'intero percorso del Thunderbolt emerge una cosa molto chiara. Non è mai stato un caccia progettato per essere il più agile o il più leggero, non ha mai cercato di competere su quel terreno. Ogni versione invece ha spinto sempre nella stessa direzione, a parte alcune deviazioni: più potenza, più autonomia, più capacità di carico e più resistenza. Dal P47B ancora imperfetto, al C che trova stabilità, al D che diventa una macchina completa, fino all'M e all'N che ne estremizzano le capacità, il Thunderbolt non cambia mai davvero natura, la perfeziona passo dopo passo. Ed è proprio questa coerenza, questa evoluzione continua senza mai tradire la propria identità, che lo rende uno degli aerei più riconoscibili e soprattutto più efficaci della sua epoca. Quando il P-47 entra in servizio operativo nel 1943, la guerra nei cieli d'Europa è già entrata nella sua fase più dura. I bombardamenti strategici alleati si intensificano e con essi cresce anche la necessità di proteggere le formazioni di bombardieri che penetrano sempre più in profondità nel territorio occupato. Ed è proprio in questo contesto, non proprio family friendly, che il Thunderbolt compie i suoi primi passi. Dalle basi in Inghilterra i primi reparti equipaggiati con i P-47 iniziano le missioni di pattugliamento e scorta sopra la Francia e il Belgio occupati. E i risultati iniziali sono incerti. Problemi tecnici, inesperienza operativa e limiti strutturali, soprattutto l'autonomia ridotta, rendono queste prime missioni più un banco di prova che una reale dimostrazione di forza. Eppure bastano poche settimane perché la situazione cambi. I piloti iniziano a comprendere come sfruttare al meglio il velivolo, non con combattimenti manovrati, ma attacchi in velocità, picchiate violente e risalite che sfruttano la grande potenza del motore. È una filosofia completamente diversa rispetto ad altri caccia, ma si dimostra efficace. Il Thunderbolt inizia così a guadagnarsi il rispetto nei cieli europei. Nel corso del 43 il suo ruolo principale resta quello di scorta ai bombardieri. In questo contesto i Thunderbolt accompagnano le formazioni di B-17 e B-24 nelle prime fasi delle missioni, proteggendole dagli intercettori tedeschi. Tuttavia l'autonomia limitata li costringe a invertire la rotta prima di raggiungere gli obiettivi più profondi in Germania. Questo lascia i bombardieri esposti proprio nella fase più critica delle operazioni. Nonostante questo limite, però, il Thunderbolt si dimostra comunque un avversario temibile. Quando ingaggia i caccia della Luftwaffe, sfrutta la sua superiorità impicchiata e la robustezza della struttura per colpire e disimpegnarsi rapidamente. Non è quindi un duellante elegante, ma efficace e soprattutto è difficile da abbattere. Il vero punto di svolta, però, arriva nel 1944. Con l'introduzione dei serbatoi supplementari sganciabili, l'autonomia del P-47 aumenta sensibilmente. Ora può accompagnare i bombardieri più lontano, rimanere più a lungo in zona operativa e soprattutto iniziare a
svolgere missioni diverse. È qui che il Thunderbolt cambia completamente natura. Durante il viaggio di ritorno, una volta completata la scorta, i piloti iniziano a sfruttare il carico bellico per attaccare obiettivi di opportunità, cioè treni, convogli, aeroporti, depositi, eccetera. Quella che inizialmente è una pratica spontanea, quindi diventa presto una dottrina operativa. Ed è qui che il Thunderbolt si trasforma in un vero e proprio cacciabombardiere. Questa evoluzione trova la sua massima espressione nel 1944, come già detto, in preparazione allo sbarco in Normandia. Nei mesi precedenti a D-Day, i Thunderbolt vengono impiegati sistematicamente per colpire infrastrutture strategiche, come ponti, linee ferroviarie, centri logistici. L'obiettivo è isolare il campo di battaglia, impedire ai tedeschi di spostare rinforzi. E quando lo sbarco ha inizio, il ruolo del P-47 diventa ancora più diretto. Ora sorvola le teste delle truppe alleate, attacca posizioni fortificate, distrugge mezzi corazzati, colpisce colonne in movimento. Il suo intervento è continuo, quasi ossessivo. Per i soldati a terra diventa una presenza familiare, spesso associata a un senso di sicurezza, e per i tedeschi invece è l'esatto opposto. Le colonne in marcia, i convogli logistici, persino i movimenti diurni diventano estremamente rischiosi. Il Thunderbolt, con le sue mitragliatrici e i suoi razzi, è in grado di colpire rapidamente con grande precisione, per poi allontanarsi prima che la contraerea possa reagire efficacemente. Nel frattempo, il suo impiego non si limita all'Europa occidentale. Nel teatro del Mediterraneo, i P-47 operano lungo tutta la campagna d'Italia. Qui il terreno difficile, le linee difensive tedesche e la natura frammentata del fronte rendono fondamentale il supporto aereo ravvicinato. Il Thunderbolt si adatta così perfettamente a questo ruolo, colpendo posizioni fortificate, artiglierie e linee in movimento. Nel Pacifico invece lo scenario cambia completamente. Le distanze immense richiedono velivoli con grande autonomia, ed è qui che entrano in gioco le versioni più avanzate come il P-47N. Operando da basi isolate, spesso in condizioni difficili, questi aerei accompagnano bombardieri e conducono attacchi contro installazioni giapponesi, dimostrando ancora una volta la loro versatilità. Tuttavia gli Stati Uniti non furono le uniche forze aeree ad impiegare il P-47. La Royal Air Force, ad esempio, lo utilizza nel teatro indo-birmano, dove viene impiegato principalmente per attacchi al suolo contro le forze giapponesi, sfruttando la sua capacità di operare in condizioni difficili e la sua resistenza ai danni. Tornando in Europa, negli ultimi mesi della guerra, il Thunderbolt continua a essere una presenza costante. Durante la battaglia delle Ardenne, nell'inverno tra il 44 e il 45, le condizioni meteorologiche inizialmente limitano l'azione dell'aviazione, ma non appena il cielo si apre, i P-47 entrano in azione con effetti devastanti. Le colonne corazzate tedesche, già sotto pressione, vengono colpite ripetutamente, rallentando e disorganizzando l'offensiva. E con l'avanzata finale degli alleati nel 1945, il Thunderbolt continua a svolgere missioni di attacco al suolo, contribuendo a distruggere ciò che resta della capacità bellica tedesca. Ogni ponte, ogni convoglio, ogni linea ferroviaria diventa un potenziale bersaglio. Quando la guerra in Europa termina, il P-47 ha ormai consolidato il suo ruolo, ma la sua attività prosegue fino alla fine effettiva del conflitto anche negli altri teatri operativi, fino alla resa del Giappone. Il bilancio finale è impressionante. Centinaia di migliaia di missioni, una presenza costante in tutti i principali fronti e un impatto diretto sia nella guerra aerea che in quella terrestre. Ma al di là dei numeri, ciò che definisce davvero il Thunderbolt è il modo in cui è stato impiegato. Non era un caccia costruito per dominare nei duelli ravvicinati, era un aereo progettato per resistere, colpire e tornare indietro. E possiamo dire che dal 1943 fino agli ultimi giorni del 45 lo ha fatto senza interruzioni, diventando una delle presenze più affidabili e temute nei cieli della seconda guerra mondiale. Ma questa non è di certo la fine. Con la conclusione della seconda guerra mondiale nel 45, il Thunderbolt si trova davanti a un destino comune a molti velivoli nati in tempo di guerra: adattarsi a un mondo completamente diverso. Ma a differenza di molti altri caccia dell'epoca, il Thunderbolt non scompare subito. Negli Stati Uniti il primo cambiamento arriva già nel 1947, quando la nascita della nuova United States Air Force porta a una riorganizzazione completa delle forze aeree. In questo contesto il P-47 cambia anche nome, non è più un P come Pursuit, ma F come Fighter, e da quel momento divenne F-47 Thunderbolt. È un cambiamento ovviamente simbolico, ma segna anche la fine di un'epoca. Nel dopoguerra immediato il P-47, l'F-47, continua ad essere utilizzato principalmente in ruoli secondari. Negli Stati Uniti viene assegnato in gran parte alla Air National Guard, dove rimane in servizio fino ai primi anni 50.
qui svolgerà missioni di difesa territoriale e addestramento, ma è ormai chiaro che il suo tempo come caccia da prima linea è finito. Il mondo ormai sta cambiando e sta entrando sempre di più nell'era dei jet. Velivoli come l'F-80 e l'F-84 rendono rapidamente obsoleti i caccia ad elica, soprattutto in termini di velocità e capacità di intercettazione. Il Thunderbolt, con la sua struttura massiccia e il motore a pistoni, non può sicuramente competere su questo piano. Eppure non venne abbandonato, anzi trovò una seconda vita, lontano dagli States. Molti P-47 vengono ceduti o venduti alle forze aeree alleate, dove continuano a operare per diversi anni. In Europa, paesi come Francia e Italia lo utilizzarono nel dopoguerra per ricostruire le proprie capacità aeree. In particolare, l'aeronautica militare impiega il Thunderbolt nella seconda metà degli anni 40, sfruttandone soprattutto la robustezza e la capacità di operare anche da infrastrutture non perfettamente sviluppate. Ma è in altri contesti che il P-47 dimostra ancora una volta la sua utilità. In America Latina, ad esempio, diversi paesi adottano il Thunderbolt come principale aereo da combattimento. Il Brasile, che già lo aveva utilizzato durante la guerra in Italia, continuava a impiegarlo per anni, così come anche il Messico e altre nazioni della regione. In questi contesti, dove le minacce sono diverse e le risorse più limitate, il P-47 si rivela ancora estremamente valido. È robusto, facile da mantenere rispetto ad altri velivoli più sofisticati e capace di svolgere una grande varietà di missioni: pattugliamento, attacco al suolo, supporto alle truppe. In pratica torna ad essere ciò che è diventato nella fase finale della guerra, una piattaforma versatile e affidabile. Ma il suo impiego post-bellico non si limita a ruoli tranquilli, diciamo così. Uno degli ultimi conflitti in cui il Thunderbolt viene utilizzato è la guerra di indipendenza dell'India nel 1947 e 1948. In questo contesto, questi aerei vengono impiegati in missioni operative reali, soprattutto per attacchi al suolo in territori difficili come il Kashmir. E questo, come molti hanno intuito, sarà uno degli ultimi momenti in cui questo mezzo torna a combattere realmente. Negli anni successivi, però, il declino è inevitabile. Con l'avanzare degli anni 50 i jet diventano lo standard in tutto il mondo. Le prestazioni richieste ai caccia moderni, velocità supersonica, salita rapidissima, capacità di intercettazione avanzata, sono semplicemente fuori portata per un aereo progettato nei primi anni 40. Uno dopo l'altro, i Thunderbolt vengono quindi ritirati dal servizio. Alcuni finiscono nei depositi, altri vengono demoliti, altri ancora trovano una nuova vita in ambito civile o come aerei storici. Ma per molti anni, soprattutto nelle nazioni che li avevano ricevuti nel dopoguerra, continuano a volare, spesso ben oltre ciò che ci si sarebbe aspettato da un progetto nato in piena guerra mondiale. Il P-47 non è stato dunque solo un protagonista del secondo conflitto mondiale, ma un mezzo capace di adattarsi per quanto possibile, di restare utile anche quando il mondo attorno a lui stava cambiando radicalmente. Dai cieli d'Europa devastati dalla guerra fino alle basi polverose in paesi lontani negli anni 50, il Thunderbolt ha così continuato a fare ciò per cui era stato progettato fin dall'inizio: volare, colpire e tornare indietro.